Buongiorno, dopo avervi raccontato i segni zodiacali, vi racconto le 12 case, anche queste legate ai segni zodiacali. Ora, cosa sono le case nello zodiaco? Molti sanno il proprio segno zodiacale, altri sanno l'ascendente, pochi sanno che poi l'astrologia è altro. In questo altro ci sono le 12 case, che sono le case che ci raccontano i settori della nostra vita. Iniziamo con la prima. La prima è segnata dall'ascendente, è la casa dell'Ariete governata da Marte. È la casa della nascita, dell'inizio, di come noi ci approcciamo alla vita, come noi affronteremo la vita e soprattutto come noi affronteremo ogni volta un principio, un inizio, perché tutto dipende da quel primo inizio avvenuto alla nascita. Seconda casa, governatore Venere, il Toro. Qui abbiamo la casa, cominciamo a parlare di cose più pratiche perché abbiamo il possesso dei beni. Allora, la seconda casa è anche la nostra espressione, la nostra parte artistica, Venere intesa proprio come espressione di se stessi, ma è anche i beni materiali, la casa di proprietà, il conto corrente e come noi ci viviamo il possesso. Poi abbiamo la terza casa e la terza casa è i gemelli, governatore Mercurio, parentame vario, la possiamo mettere così, quindi fratelli, sorelle, cugini, zii e la nostra adolescenza. Vogliamo vedere come una persona si è vissuta il periodo adolescenziale? I traumi di quel periodo, perché è un periodo molto delicato nella vita di un individuo, noi lo vediamo nella terza casa. Quarta casa, governatore la luna, segno zodiacale cancro. C'è chi dice che sia la casa della madre e l'opposta decima del padre. C'è chi dice che sia esattamente il contrario. Per quanto mi riguarda, io ritengo che la quarta sia il padre e la decima la madre, ma sono scuole di pensiero. Di sicuro la quarta è le radici. Come la persona ha avuto l'infanzia, che tipo di infanzia ha avuto, ce lo racconta la quarta casa. Capite bene che un individuo senza radici è un'anima, è un individuo, un'anima con delle problematiche serie. Per questo è importantissimo andare a controllare sempre la posizione, gli aspetti, come è messa la quarta casa di un individuo. Quinta casa, il leone, governatore il sole. E dopo la grande serietà della quarta casa passiamo a qualcosa di più ludico, che è la quinta. La quinta è teatro, la quinta è amori liberi, la quinta è vita, anche vita mondana, ma la quinta è anche molto legata alla creatività, quello che noi riusciamo a creare. Tant'è che è la casa dei figli, quindi noi vogliamo capire come una persona si vive i rapporti con i figli, se avrà figli, come saranno questi figli, ce lo racconta la sua quinta casa. Sesta casa, dopo l'aspetto ludico della quinta, incontriamo il lavoro, la fatica quotidiana. Come un individuo si vive il quotidiano, ce lo racconta la sesta casa, casa della Vergine governata da Mercurio. E qui abbiamo che tipo di lavoro fa l'individuo, come si relaziona tutti i giorni nella vita, ha animali domestici, com'è il suo stile di vita, se è salutare, se vive in maniera equilibrata, anche se mangia bene, se sta in salute, ce lo racconta la sesta casa. Poi arriviamo alla settima. La settima, come tutte le case d'aria, è una casa che ci racconta sempre di noi e gli altri. La settima è la casa dell'ufficialità, della giustizia, c'è un'esaltazione di Saturno in settima, perché è la casa della bilancia governata da Venere. E quindi qui abbiamo anche il matrimonio, i rapporti ufficiali, riconoscimenti ufficiali, le società sono sotto la settima casa, tutto quello che è ufficiale è settima casa e anche come gli altri ci vedono, come appariamo agli occhi degli altri. Ottava casa e di nuovo la complessità dell'anima, perché le case d'acqua sono le case che più di altre ci descrivono
la vera essenza di un'anima e sono la 12ª, l'8ª e la 4ª. Ora noi siamo arrivati ad analizzare l'8ª. L'8ª ha una forte valenza perché è la casa che ci parla degli aspetti nostri sconosciuti, anche a noi, di quello che è nascosto, delle viscere dell'anima, della parte oscura, la parte ombra di ognuno di noi. Oltre al fatto che all'8ª casa si collegano anche gli grossi investimenti economici, cioè mentre la seconda è il piccolo, la certezza, l'8ª è anche l'imbroglio, anche il raggiro grosso, i soldi. Calcolate che lo Scorpione si collega anche alla mafia, alle banche, quindi muovere soldi in maniera poco chiara, l'8ª casa, investimenti poco chiari, l'8ª casa. La 9ª, governatore Giove. Dopo il buio dello Scorpione abbiamo l'illuminazione, la luce della 9ª, anche una sorta di leggerezza. Governatore Giove, ma c'è anche Nettuno, e la casa è una casa assolutamente in movimento, esattamente come è la sua opposta, che è la 3ª. Abbiamo i viaggi, l'incontro con quello che non conosciamo, con l'altro, con l'estero, il lontano, ma il lontano non inteso sempre come prendo l'aereo e vado dall'altra parte del mondo, ma come anche un viaggio spirituale, una ricerca spirituale. Come un'anima si misura con la spiritualità, con una ricerca, anche lo studio, la 9ª casa è anche lo studio universitario, ce lo racconta la 9ª casa. 10ª casa, Capricorno, governatore Saturno. E questa è la realizzazione di ogni individuo, quello che vuole fare la persona da grande. A che livello di realizzazione arriverà, con quanta fatica ci arriverà, perché una 10ª sostenuta è una 10ª che si raggiunge con una certa facilità. Una 10ª ostacolata da altri pianeti, da quadrature, abbiamo un individuo che farà fatica a raggiungere la propria realizzazione. 11ª casa, l'Acquario, governatore Urano, la casa della libertà, in assoluto. Abbiamo le associazioni, abbiamo tutto ciò, le comunità sono sotto il segno dell'Acquario e sono dentro l'11ª casa. Quei rapporti di amicizia, l'amicizia in genere è sotto l'11ª casa. E sempre quando ci sono le case d'aria sono sempre in relazione con gli altri. L'11ª casa è proprio la libertà mia e dell'altro. La 12ª, e qui chiudiamo il cerchio dello zodiaco, è l'ultima casa. Con la prima abbiamo iniziato con la nascita, con l'inizio, l'imprinting, l'affacciarsi al mondo. La 12ª casa è la chiusura di questa vita e è il sacrificio, la fatica, il dolore, è la casa delle prove. Avere valori in 12ª casa è faticoso, veramente faticoso, sono difficili da vivere perché la 12ª casa è una 12ª, è una casa che allontana dalla terra, stacca dalla terra e alza verso il cielo. Capite bene che vivere il quotidiano in questa condizione è alquanto complicato, ma se ci si riesce, la 12ª casa è una casa di empatia che può essere di grande aiuto agli altri. Allora mi trovate sul federicagiannini.com il sito, su Facebook con il profilo personale, con la pagina Federica Giannini Astrologa e su YouTube. E grazie dell'attenzione. Buongiorno.